La NASA annuncia dal suo sito ufficiale che il 31 dicembre il Sole ha emesso un brillamento solare di classe X che, avverte, denota i brillamenti più potenti mai registrati. Il brillamento ha provocato interruzioni radio nelle regioni polari e avvisano gli scienziati che il Sole mostrerà tutta la sua ira nell'annata 2024-2025, raggiungendo quello che viene chiamato massimo solare, e si prevede che i suoi impeti non facciano che aumentare. La NASA ha rivelato che gli effetti di questa crescente attività solare destano non poche preoccupazioni, perché più macchie si creano sulla superficie solare, più brillamenti avvengono e più energia si disperde, con la possibilità di dare il via a quella che viene chiamata tempesta solare. In America se ne sta parlando molto, podcast e radio hanno riportato la notizia e ci sono fonti più che autorevoli in ambito accademico che riportano la cosa. La riporta la stessa NASA. Allarmismo da pseudo lockdown energetico per tenerci tutti allerta come sempre, o c'è qualcosa di vero? Dovremmo preoccuparci? Vorrei esplorare insieme a voi questa faccenda estrapolando il più possibile. Tutti avrete sentito almeno una volta nella vita la parola tempesta solare, non è così? Ma sapete che cosa sono? Le tempeste solari sono radiazioni solari che si verificano quando avviene un'eruzione magnetica su larga scala, che spesso causa un'espulsione di massa coronale e un'eruzione solare associata. Le particelle cariche nell'atmosfera solare vengono accelerate a velocità molto elevate. Le particelle più importanti in questo caso sono i protoni, che possono essere accelerati fino a grandi frazioni della velocità della luce. Poi che cosa succede? A queste velocità succede che i protoni possono percorrere i 150 milioni di chilometri che separano il Sole dalla Terra in decine di minuti o anche meno, e quando raggiungono la Terra penetrano nella magnetosfera che protegge la Terra dalle particelle cariche di energia inferiore. Una volta all'interno della magnetosfera, le particelle vengono guidate lungo le linee del campo magnetico e penetrano nell'atmosfera vicino ai poli nord e sud. Ci sono vari satelliti che monitorano l'attività solare, come il Solar Dynamics Observatory della NASA e il satellite geostazionario del NOAA, che monitora costantemente i protoni che raggiungono la Terra dal Sole. Potrebbe sembrare nulla, vero? Al massimo, direte, durante gli impatti più profondi possono avvenire aurore boreali. Ebbene, qui siamo sul sito ufficiale del NOAA, ossia del National Oceanic and Atmospheric Administration, e scrivono che, poiché la meteorologia spaziale ha impatti fisici diretti limitati sulla Terra, la maggior parte delle azioni intraprese durante una tempesta solare mirano a mitigare gli impatti secondari di un evento, come interruzioni di corrente, perdita di approvvigionamento idrico, eccetera. La tempesta vera e propria può durare qualche minuto o anche alcune ore, ma gli impatti risultanti possono durare da ore a settimane o più. Settimane o più, quindi mesi. La conservazione durante o dopo una tempesta è fondamentale nel raro caso di una tempesta estrema. E di seguito consigliano tutte le misure da intraprendere, avvisando che ci saranno sicuramente problemi correlati all'approvvigionamento idrico ed energetico, danni alle telecomunicazioni, lockdown di internet per chissà quanto tempo, satelliti fuori uso e altro. Hai visto il film Netflix Il mondo dietro di te? Ecco, sembra un preludio ad una tempesta solare di classe X. È Space.com ad avvisare che una tempesta solare potrebbe scatenare una tempesta geomagnetica quando colpirà la Terra. Sapete che cos'è l'evento di Carrington? L'evento di Carrington fu la più grande tempesta solare mai osservata dagli astronomi nella storia, registrata il 1 settembre 1859, che deve il suo nome all'astronomo inglese Richard Carrington, che, grazie al suo studio delle macchie solari, fece progredire repentinamente gli studi in questo ambito, dando il via a tutta una serie di misurazioni. L'evento produsse i suoi effetti su tutta la Terra, signori, su tutto il globo, dal 28 agosto al 2 settembre. La tempesta provocò notevoli disturbi all'allora recente tecnologia del telegrafo, causando l'interruzione delle linee telegrafiche per 14 ore e produsse un'aurora boreale visibile, pensate, anche da Roma e dalle Hawaii. Te la immagini? L'aurora boreale alle Hawaii? Dici, il mondo è finito, no? Ora, qual è il problema? Perché, signori, c'è un piccolo problemino. Sto arrivando al punto, ma serve un bel background, no? Per farvi capire che cosa ho scoperto. Il problema, signori cari, è che un secondo evento di Carrington farebbe davvero schifo, farebbe schifissimo. Perché al giorno d'oggi, se disattivi internet sul pianeta per 14 ore, succede la guerra civile. Se disattivi i satelliti militari per 14 ore, è probabile che scoppi una guerra.
Pensate se venissero meno i controlli correlati ai missili balistici nucleari intercontinentali e a tutti i sistemi d'arma delle superpotenze che ormai funzionano grazie alla rete di internet. Per non parlare del sistema bancario internazionale, delle telecomunicazioni, delle auto a guida autonoma e altro, succederebbe l'apocalisse. È presente l'apocalisse? Ecco, un secondo evento di Carrington nel 24, signori, sarebbe devastante. L'aurora boreale, no, può essere molto bella, ma in alcuni casi è anche un segno di pericolo. Ebbene sì, quando l'aurora boreale è visibile più a sud del solito, significa che il Sole, il nostro amichetto, ci sta inviando una grande, troppo grande quantità di particelle cariche. La vita sulla superficie del nostro pianeta è perfettamente sicura grazie al campo magnetico terrestre, ma se passa abbastanza energia elettromagnetica a grandi lunghezze d'onda può provocare il caos. Le tempeste geomagnetiche minori sono comuni e quelle medie si verificano ogni pochi anni. Quelle abbastanza forti invece da danneggiare la rete elettrica e causare interruzioni di corrente si verificano ogni 10-20 anni, ma colpiscono in gran parte solo i paesi settentrionali e solo per poche ore. Di solito i disagi avvengono nelle regioni polari, chiaro? Il vero problema, signore, è che le nostre misurazioni non hanno nemmeno 200 anni e quindi non conosciamo gli intervalli precedenti all'evento di Carrington e dunque non siamo in grado di stabilire che cosa succede ogni 200-300 anni a livello di brillamenti solari. Questo potrebbe farci trovare veramente impreparati. Non si parla solo di internet, facciamo un secondo il punto della situazione. Mi viene spesso posta la domanda cosa accadrebbe nello scenario peggiore di una tempesta solare. Bene, senza creare allarmismi, ripeto, non ci sono allarmi in corso, chiaro? Senza creare allarmismi, esploriamo semplicemente la possibilità. Signori, basterebbe il blocco di internet a livello mondiale per dare il via ad una vera e propria destabilizzazione della civiltà per come la conosciamo. Ma si parla anche di danni alle reti elettriche con tutto il caos che ne consegue. Riesci solo ad immaginare? Blocco delle industrie, blocco della produzione agroalimentare, criticità per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico e altro. Riesci ad immaginare? Il fato vuole che l'evento di Carrington non abbia fatto chissà quali danni, no? Peccato che dal 1859 l'umanità ha costruito cavi molto più lunghi. I cavi telefonici e di internet. Le reti elettriche sono alla base della civiltà per come la conosciamo. E ci sono antenne radio in tutto il mondo abbastanza lunghe da raccogliere abbastanza energia da una tempesta solare estrema. Quindi, se vedessimo una ripetizione di quell'evento, dell'evento di Carrington oggi, saremmo in guai seri. Guai che nemmeno ti immagini nei tuoi sogni più profondi. Le apparecchiature di internet verrebbero distrutte, la maggior parte delle cose collegate alla rete verrebbero danneggiate da tutta la corrente e l'energia che viene assorbita, facendo in modo e in maniera che i trasformatori di proprietà delle società elettriche verrebbero bruciati. Potremmo finire per trascorrere mesi, settimane o chissà anni al buio senza internet, refrigerazione o trasporti. Le interruzioni di corrente su scala planetaria sono un dramma che sottovaluti. Ma te lo immagini? Le persone non riuscirebbero ad ottenere farmaci e si produrrebbe distruzione da parte di persone disperate che non riescono a trovare cibo. Il carburante sarebbe difficile da trovare perché le pompe di benzina e le raffinerie dipendono entrambe dall'elettricità e in altre parole si tornerebbe al Medioevo. Basta un anno, signori, un anno così e torni a mangiare le bacche come Jimmy il cavernicolo. Cosa succederà quest'anno con il massimo solare? E soprattutto, signori, perché ho deciso di realizzare questo video? Seguimi fino alla fine. Qui siamo sul sito del NOAA, agenzia governativa molto importante che ci mostra gli asset correlati al ciclo solare di 11 anni. Ed è chiaro anche ad un Jimmy disevoluto del boschetto sotto casa che ci sono dei picchi non indifferenti e che gli asset si stanno muovendo nettamente fuori dall'onda prevista. Cosa significa questo? Te lo spiego io, molto semplice. Poi comunque a fine video, come sempre, condividerò le fonti ufficiali sul mio canale Telegram. Il ciclo solare, chiamato anche ciclo dell'attività magnetica solare, che cos'è? Paroloni grandi, no, ma poi che cos'è? Non è altro che il motore dinamico e la sorgente energetica alla base di tutti i fenomeni solari.
L'attività solare viene misurata come tutte le altre cose, ok? Viene misurata in base al numero di macchie solari che compaiono in maniera ciclica e più o meno intensa sulla sua superficie. Più macchie ci sono, non è difficile, no? Più macchie ci sono e più il Sole sta liberando energia. Fine, questo devi sapere. Quando la superficie solare mostra un ampio numero di macchie, il Sole sta chiaramente attraversando una fase di maggiore attività ed emette quindi maggiore energia nello spazio circostante. Il numero medio di macchie solari presenti sul Sole non è costante, ma varia tra periodi di minimo e di massimo. Che cos'è quindi il ciclo solare? Il ciclo solare è il periodo, lungo in media 11 anni, che intercorre tra un periodo di minimo e di massimo dell'attività solare. La lunghezza del periodo, ovvio, no, non è sempre precisa, chiaro, non è come mettere i biscottini della nonna in forno, ma può variare tra i 10 e i 12 anni. Cosa significa in italiano? Significa che noi, ogni 10-12 anni da quando abbiamo iniziato ad osservare il Sole, abbiamo chiaramente osservato un picco minimo e un picco massimo, un picco minimo e un picco massimo, e così via di 11 anni in 11 anni circa. E indovina? Ma prova a indovinare, quest'anno, più precisamente fra il 24 e il 25, il Sole, secondo le osservazioni astrometeorologiche, raggiungerà, come indicato anche dagli asset del NOAA, il suo picco, il suo massimo solare. Siamo nel massimo solare con una maggiore probabilità che avvenga un secondo evento di Carrington. Già a maggio 2023 è stata osservata una macchia solare 4 volte più grande della Terra, dico una macchia 4 volte il nostro pianeta. E il 2 dicembre 2023, cari amici, è stata osservata una macchia solare grande come 60 volte il pianeta Terra. Capito? 60 volte. Hai seguito il video, no? Cosa significa quando si osservano più macchie solari? Cosa significa quando vediamo macchie del genere? Significa che il Sole è in fermento e sta per scagliare nello spazio circostante la sua ira a dir poco divina, mentre il minimo di Maunder, chiamato così grazie allo scienziato, è il momento in cui si osservano meno macchie solari. In pratica, signori, le macchie solari sono la chiave dei minimi e dei massimi. Mai prima d'ora era stata osservata una macchia solare del genere e potrebbe dare non pochi problemi. Facciamo un esperimento mentale, ok? Proviamo a fare un esperimento mentale perché capisco che non è facile visualizzare le grandezze cosmiche, ok? Sapresti rispondere a questa domanda? Il Sole, no? Il Sole, la nostra stella, quante volte è più grande della Terra? EMA in diametro, circonferenza, area, cosa intendi omega per più grande? Facciamo come i bambini, ok? Per riempire il Sole, quanti pianeta Terra servono? Immaginati proprio come se il Sole fosse vuoto e ogni biglia è il pianeta Terra e devi riempirlo a tappo. Sai quanti pianeti Terra servono? Circa 1 milione. Questa è la risposta. Nel Sole ci stanno 1 milione di terre. Ora, ti immagini cosa può succedere se la nostra microbiglia viene investita da una tempesta solare partorita da un corpo incandescente più grande 1 milione di volte la Terra? Dico, 1 milione di volte. In proporzione sarebbe l'equivalente di usare la bomba Tsar contro una blatta. Capito? Qui siamo su Live Science e potete vedere l'articolo che ne parla. Abbiamo scoperto una macchia solare grande 60 volte la Terra, proprio nel periodo di massimo solare, e in realtà basta una piccola ricerca per capire che sono già mesi e mesi che vengono pubblicate dalla NASA stessa notizie di questo tipo. Brillamenti, picchi, massimi e quant'altro. Il Sole è nel suo massimo e le macchie sono un monito. Non ci sono pericoli imminenti per ora, quindi non c'è nessun bisogno di allarmarsi, questo video è solo a scopo informativo, ma macchie solari di questo tipo sono un monito. Macchie così grandi sono eventi piuttosto rari sulla superficie del Sole, ma al di là dell'effetto scenico, purtroppo, c'è altro. C'è un aspetto che preoccupa gli scienziati. Dal 2 dicembre tutti gli osservatori del mondo la stanno monitorando, perché questo genere di formazioni sono infatti all'origine di forti venti solari che, quando orientati verso la Terra, finiscono per travolgerla. Di solito producono solo delle bellissime aurore boreali. Ma cosa succederebbe se si abbattesse sul pianeta un secondo evento di Carrington?
Spero di avervi dato abbastanza spunti per approfondire. E per oggi, cari signori, è tutto. Io vi abbraccio, vi ringrazio di cuore per essere stati con me e spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è così, vi chiedo cortesemente di lasciare un like al video e se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!